Ave legionari. Dobbiamo commentare una news archeologica perché molti ci hanno scritto e hanno detto: sembra dai giornali che un ragazzino di 12 anni sia riuscito a ricostruire gli specchi ustori di Archimede. E quindi ci hanno chiesto di approfondire questa notizia, perché noi spesso riceviamo queste domande poi di verificare se la notizia è reale, se è stata un po' montata o esagerata. E allora rispondiamo chiaramente. Quindi innanzitutto vi spieghiamo cosa sono gli specchi ustori di Archimede, qual è la diatriba storica su questi specchi che sono entrati nella storia e poi daremo un commento alla notizia. Partiamo chiaramente dal contesto storico. Durante la seconda guerra punica e l'assedio di Siracusa del 212 a.C., le truppe romane guidate dal console Marcello cercarono di conquistare la città siciliana, che fu difesa in maniera particolare anche grazie alle invenzioni del grandissimo matematico e scienziato Archimede. L'assedio, che poi segnò la fine dell'indipendenza di Siracusa, fu caratterizzato proprio da una resistenza assoluta, accanita, via terra e via mare da parte dei siracusani. E Archimede mise a punto per l'occasione delle macchine da guerra straordinarie per respingere gli attacchi romani, cioè il massimo della genialità ingegneristica. Tra le armi leggendarie ormai che sono state attribuite ad Archimede ci sono i cosiddetti specchi ustori, cioè sono delle grandi superfici riflettenti che, secondo la tradizione, sarebbero state utilizzate per concentrare i raggi solari e incendiare a distanza le navi romane in avvicinamento, come proprio una gigantesca lente di ingrandimento che brucia un punto preciso. Questi specchi, probabilmente piani o concavi, sarebbero stati disposti sulle mura di Siracusa in modo da focalizzare l'energia del sole esattamente su uno specifico punto preciso delle imbarcazioni nemiche, e queste a un certo punto si incendiavano e non arrivavano neanche a destinazione. Qual è il problema storico? La reale esistenza degli specchi ustori in realtà è oggetto da secoli di un dibattito storico e scientifico intenso, perché le fonti più vicine ai fatti, Polibio, Tito Livio, Plutarco, non menzionano affatto l'utilizzo di questi specchi durante l'assedio di Siracusa, anche se in altre parti descrivono in maniera dettagliata le altre macchine belliche di Archimede o i movimenti militari, non c'è traccia degli specchi ustori. E questo è strano. Soprattutto sopra tutti Polibio, che è noto per essere attendibile, per essere preciso, competente sotto l'aspetto militare, però non ne parla. Le prime menzioni risalgono a secoli dopo. Luciano di Samosata accenna vagamente a delle navi incendiate per la scienza di Archimede. Galeno, periodo di Marco Aurelio, quindi secoli dopo, parla di materiali infiammabili, mentre solo Antemio di Tralle, nel VI secolo d.C., per la prima volta parla in maniera esplicita di alcuni specchi ustori che sono stati usati da Archimede in quella situazione. Addirittura nel XII secolo ci sono cronisti bizantini, Giovanni Zonara e Giovanni Zezes, che ne parlano, però chiaramente c'è una distanza temporale e una mancanza di riscontri presso le fonti più vicine ai fatti che è assolutamente sorprendente. Quindi questo è sempre stato storicamente dubbio. Nel tempo hanno fatto tante ipotesi, hanno provato a ricostruire gli specchi ustori e quindi c'è un dibattito che non si è veramente mai esaurito. Se sono esistiti, perché le fonti più vicine, così precise, non ne parlano? Quindi questa assenza nelle fonti primarie ha gettato sempre molti dubbi sulla storicità dell'episodio, tanto che per esempio ci sono addirittura dei filosofi come Cartesio che hanno affermato gli specchi ustori non sono mai esistiti, è una tradizione aggiunta a posteriori per rendere più epico il racconto. Arriviamo alla notizia. Un dodicenne canadese, che ha dimostrato delle capacità ingegneristiche particolari, sarebbe stato in grado di ricostruire il raggio di Archimede. Cioè, si tratta di un piccolo esperimento condotto da un ragazzino, si chiama Brendan Senner, che ha 12 anni, come vi ho detto all'inizio, che praticamente ha letto la storia, affascinato dalla leggenda, si è messo lì
e avrebbe cominciato a realizzare con degli specchi una versione in miniatura del cosiddetto raggio della morte di Archimede, con specchi concavi e lampade a LED. Nei suoi test questo ragazzino avrebbe osservato che la temperatura di un bersaglio di cartone molto semplice aumentava progressivamente con l'aggiunta sempre di ogni ulteriore specchio, fino a registrare un salto di 8 gradi col quarto specchio e di 10 gradi col quinto specchio. Addirittura, se utilizzava una lampada più potente, si incendiava quasi subito questo cartone. Quindi il ragazzo dice: si poteva generare un calore sufficiente, con un numero chiaramente adeguato di specchi, per effettivamente incendiare le navi romane. E quindi è partita un po' questa notizia sui giornali, sia inglesi che anche italiani. Allora, è chiaro che i suoi risultati sono interessanti perché confermerebbero un precedente esperimento del MIT che nel 2005 riusciò a incendiare una barca in 11 minuti. Cioè, un gruppo di studenti più adulti del MIT aveva praticamente condotto un test per verificare anche in quel caso la fattibilità del raggio di Archimede, ha messo 127 specchi quadrati da 30 cm disposti a forma di parabola e hanno concentrato la luce solare su una replica di una nave romana che era lunga circa 3 metri e dopo 10 minuti di esposizione, sotto un cielo perfettamente sereno, la zona colpita dal raggio ha raggiunto i 593 gradi e quindi chiaramente ha innescato la combustione del legno e la nave effettivamente si è incendiata completamente. C'è da dire che molti hanno detto sì, è un esperimento che però era in condizioni ideali, cioè la nave era completamente ferma, il cielo era totalmente privo di nuvole, la squadra era ben coordinata, quindi sono dei fattori che sono un po' complessi da replicare durante una battaglia. Però fatto sta che ci sono riusciti. Allora, il ragazzino ha ricevuto immediatamente diversi premi scientifici, cioè ha preso una medaglia d'oro dalla Matthews Hall Annual Science Fair e dalla London Public Library, e quindi è chiaro che c'è da parte anche di alcune istituzioni un riconoscimento. Però, se dobbiamo a questo punto dare un giudizio e commentare la notizia, sicuramente il ragazzo è stato bravo, capace, si è organizzato, quindi sicuramente è meritevole anche del premio che ha fatto sotto l'aspetto della costruzione delle lenti. Però è chiaro che non è stato risolto molto, perché anche se le lenti sono state perfettamente costruite, erano perfettamente in grado di funzionare, sì, va bene, magari siamo vicini a risolvere il problema ingegneristico, cioè la capacità di ricostruire queste lenti e di farle funzionare, però rimane senza risposta la domanda principale storica, cioè per quale motivo delle fonti così vicine ai fatti, che hanno descritto con estremo dettaglio tutta la seconda guerra punica e tutti i movimenti militari, non hanno fatto menzione di ciò. Questo effettivamente è una domanda che è rimasta aperta. Cioè, per risolvere questo problema, e non so se lo risolveremo mai, arrivare a capire come sono stati realizzati questi specchi è sicuramente importante, ma l'importanza è relativa. Non è tutto lì. Non è tutta lì la soluzione. La vera soluzione sarebbe capire con una indagine filologica perché abbiamo 3 grandissime fonti e nessuno in nessun modo cita gli specchi ustori. Dobbiamo aspettare comunque, l'abbiamo detto, addirittura il VI secolo d.C. Il fatto che i giornali abbiano dato spazio a questo ragazzo ci mancherebbe, sono contento per lui, però ci sembra più una trovata giornalistica per dare una notizia interessante, sicuramente vera, cioè non è una bufala, però così è un modo di dare una notizia curiosa e anche di riaprire questo dibattito, però non è questo il punto che andava risolto. Il punto che andava districato purtroppo ci sembra che non sia ancora stato affrontato adeguatamente. Quindi il nostro giudizio finale è: la questione storica, secondo noi, rimane aperta. La mancanza di testimonianze nelle fonti antiche rimane un problema ancora irrisolto. Non ci sembra che ci siano stati dei veri e propri avanzamenti. Facciamo i complimenti a questo ragazzino canadese che comunque è stato capace di costruire questo sistema. Gli auguriamo di fare tante altre prove, però per ora non ci sembra che sia cambiato granché.
Speriamo di aver risposto adeguatamente alla vostra perplessità e alle domande che ci sono arrivate su questa notizia. Un caro saluto e al prossimo approfondimento o chiarimento archeologico.